Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò di maniglie smart. Una maniglia intelligente che ci permette di aprire le serrature semplicemente con l'impronta digitale. Mi ha contattato l'ufficio marketing della WeLock, che produce queste maniglie, e mi ha chiesto se volevo fare un video per farvi conoscere questo prodotto. Ho fatto una ricerca su internet, ho visto bene di cosa si trattava, ho pensato wow, mi piace. E allora ho deciso di farvi questo video per farvi conoscere come funziona, le sue caratteristiche, eccetera. Iniziamo. Arriva all'interno di questa confezione corredata da alcune chiavi a brugola, alcuni adesivi, alcune card che ci permettono di aprire la maniglia semplicemente avvicinandole, più alcuni grani di ricambio perché va smontata tramite le brugole con questi grani. Ma vediamolo da vicino. Come tutti i prodotti che io ritengo di farvi conoscere, prima li valuto bene, se ritengo che possano essere delle cose che possono essere presentate quindi di buona qualità, e allora ve le faccio conoscere. Ho fatto una ricerca, mi sono assicurato di cosa si trattasse, ho visto che anche su Amazon questi prodotti hanno dei prezzi che oscillano fra 200 e 250 euro, veramente un prodotto di buona qualità. Allora, sulla parte alla nostra sinistra abbiamo il dispositivo vero e proprio che contiene la parte elettronica con un lettore di impronte digitali. Per poter aprire la maniglia basta semplicemente premere questo tasto, dopodiché appoggiare il pollice che abbiamo memorizzato. In questo caso questo dito non è memorizzato, quindi mi dice che la ricerca dell'impronta digitale fingerprint è fallita. Cambiando mano e utilizzando il pollice che ho memorizzato, invece, la maniglia mi permetterà di aprire la porta. In questo caso ha riconosciuto l'impronta e mi permette di utilizzare la maniglia per 8 secondi, dopodiché tornerà in stand-by. Quindi tornerà a girare a vuoto impedendo l'apertura contro la nostra volontà. È possibile utilizzarla sia con le card, quindi premendo il tasto e avvicinando la card. In dotazione riceviamo altre card che vanno memorizzate. Infatti, utilizzando quella non memorizzata mi dirà che non è possibile aprire. Utilizzando quella memorizzata invece aprirà. E come vedete c'è il conto alla rovescia di 8 secondi. I materiali sono davvero di buona qualità, fatta davvero benissimo, è elegante, ha una finitura in alluminio satinato, davvero ben fatta. Questo è il codice QR che bisogna inquadrare per poter fare la connessione con il dispositivo Bluetooth. È possibile anche configurarlo, quindi aggiungere eventuali altre impronte digitali, collegarlo al Bluetooth oppure aggiungere delle card che non sono state memorizzate semplicemente entrando nella configurazione del sistema. Per poter entrare nella configurazione del sistema basta tenere premuto 5 secondi il tasto . Come vedete abbiamo diverse voci, tra cui l'impostazione del Bluetooth per poterlo accendere o spegnere, l'inserimento di nuove card, oppure l'aggiunta di nuove impronte digitali. Abbiamo ovviamente anche la possibilità di resettarlo, eccetera. Il codice QR è stampato su uno sportellino che una volta aperto ci consente di accedere ad una presa USB che in caso di batteria scarica ci permette comunque di utilizzare la maniglia. L'applicazione è molto semplice, si scarica semplicemente inquadrando il codice QR che c'è sulla confezione, dopodiché tramite questo tasto possiamo aprire. Al momento però il dispositivo è collegato al telefono che sto utilizzando per fare le riprese, quindi non potrò farvi vedere l'apertura, ma comunque è molto semplice e ne approfitto per farvi vedere come si dovrebbe fare l'aggiunta di un nuovo dispositivo. Quindi basterà andare sulla sezione per aggiungere il dispositivo. Tramite questo comando in alto potremo inquadrare il codice QR e adesso mi dice che il dispositivo è già collegato ad un altro telefonino, quindi dovrei chiedere un'autorizzazione per poter abbinare anche a questo telefono. Però il funzionamento è semplicissimo perché una volta abbinati il telefono ed il dispositivo basterà premere questo tasto e la serratura verrà aperta. Apriamo quindi la copertura della maniglia e vediamo come è fatta al suo interno. Qua c'è un altro grano che una volta svitato ci permette di scollegarlo dalla parte che va poi a far ruotare questo pezzo che agisce semplicemente come farebbe quest'altro tipo di serratura. Quindi l'installazione è semplicissima, basta estrarre il cilindretto dalla serratura e inserire quest'altro. Come possiamo vedere la qualità costruttiva, i materiali sono davvero di buona qualità confrontati all'altra. Si nota subito la differenza, la cura nei dettagli che riguardano sia la qualità costruttiva, posso garantirvi che
comunque dà un buon senso di solidità, è una maniglia fatta davvero bene. E ovviamente la cura riguarda anche la parte tecnologica, perché non ha sgarrato mai una volta. La sto provando da alcuni giorni, anche se non è montata sulla porta, sto facendo diversi test con il mio dito, con le dita di altri familiari, nessuno è riuscito a aprire, se non io, con l'impronta digitale memorizzata, quindi funziona perfettamente. Anche tentativi di apertura contro la nostra volontà sono impossibili, perché pur smontando completamente la maniglia e arrivando alla parte quadrata che è all'interno, comunque non si riuscirà mai ad aprire, perché ruota a vuoto, quindi non arriveremo mai a far girare questa parte. Ma ovviamente questa va sempre dalla parte esterna, perché dall'interno sarà sempre possibile aprirlo. Anche l'applicazione è abbastanza completa e infatti all'interno ci sono diversi comandi che ci permettono, oltre che di aprire la maniglia, anche di avere alcune impostazioni per quanto riguarda l'aggiunta di eventuali nuovi dispositivi, la possibilità di inserire delle password temporanee, modificare le varie impostazioni. Ovviamente abbiamo anche la possibilità di interagire e avere assistenza tecnica, quindi devo dire che è un dispositivo completo con un'assistenza alle spalle davvero buona. Anche il sito internet è curato e pure il manuale di istruzione viene dato in italiano, quindi è un dispositivo che mi ha sorpreso, che invece posso garantirvi che funziona davvero abbastanza bene. E allora ragazzi, cosa dire di questa maniglia smart? Come abbiamo visto, ha tante funzioni, ci permette di funzionare semplicemente con la pressione dell'impronta digitale se memorizzata, o di aggiungere fino addirittura a 97 impronte digitali. Cosa ottima per esempio per quanto riguarda alcune strutture che hanno diversi uffici, nel quale il personale può essere autorizzato o meno ad accedere. In questo modo possiamo memorizzare solamente l'impronta digitale di chi è autorizzato all'accesso in alcune stanze, in alcuni uffici, oppure se si tratta di personale che occasionalmente accede in quelle stanze, possiamo fornirle al momento del bisogno di queste card, quindi possono poggiarle e accedere solo sul momento, o addirittura tramite Bluetooth a distanza da un ufficio a un altro possiamo aprire la porta, consentire l'accesso, poi si richiuderà dopo 8 secondi, dandoci la possibilità di avere la porta chiusa al sicuro. Secondo me è una maniglia che è costruita bene, come abbiamo visto, con materiali di buona qualità, abbastanza robusta, ricca di tecnologia. Per chi è amante di domotica, tutto ciò che è smart, potrebbe risultare un dispositivo interessante. Per me è la prima maniglia smart, quindi nonostante tutto non ho avuto assolutamente difficoltà nella configurazione. Basta accedere, inizialmente vi chiederà un'impronta digitale. Lo stesso per quanto riguarda il collegamento con i dispositivi Bluetooth. Semplicissimo, basta fare la ricerca, inquadrare il codice QR e verrà associato. Cosa dire? Spero che questo video vi sia piaciuto, lo abbiate trovato interessante, che vi sia comunque piaciuto conoscere questo dispositivo, quindi vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e vi ha tenuto compagnia, mettere anche il segno di spunta sulla campanella in modo da attivare le notifiche e ricevere le mail ogni volta che caricherò un nuovo video, e ci vediamo ai miei nuovi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!